100 metri sotto il confine tra Francia e Svizzera c'è un anello di 27 chilometri. È il luogo più freddo dell'intero universo conosciuto. Più freddo dello spazio profondo. Eppure, tra pochi istanti, al suo interno verrà generata una temperatura 100.000 volte più alta del cuore del Sole. È un paradosso termico che sfugge alla comprensione umana. Stiamo per prendere la materia più comune dell'universo e stiamo per torturarla fino a farle confessare i segreti della creazione. Sei sul punto di intraprendere un viaggio che distruggerà la tua forma attuale per riportarti indietro nel tempo di 13,8 miliardi di anni. Fino a 1 milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Preparati, perché in questa storia il protagonista assoluto, la vittima sacrificale e il messaggero divino sei tu. Tutto inizia in modo quasi banale. Sei nato da una semplice bomboletta di gas idrogeno, identica a quelle che si usano per gonfiare i palloncini. Ma qui non c'è spazio per la leggerezza. Un campo elettrico brutale ti investe. La sua forza è calcolata al millimetro per compiere un singolo, violento atto chirurgico. Strapparti via l'unico elettrone che ti fa compagnia fin dall'alba dei tempi. Ora sei nudo. Sei un protone isolato, una minuscola carica positiva, sbilanciata, instabile, affamata di equilibrio. Ma non ti sarà permesso di riposare. Insieme a miliardi di tuoi simili, vieni spinto in un tubo metallico. Siete un esercito invisibile, compresso e incanalato verso le viscere della Terra. La tua identità di gas è svanita. Ora sei un proiettile e il caricatore in cui sei stato inserito è la macchina più grande e complessa che la specie umana abbia mai osato costruire. Inizi a scendere. 100 metri sotto la superficie terrestre, lontano dalle vibrazioni della città, lontano dai passi degli esseri umani, lontano dalla luce del sole. Entri nel regno dell'oscurità assoluta. Davanti a te si apre un tunnel circolare, ma tu ci arrivi già correndo a velocità folli. I preacceleratori ti hanno già spinto al 99,9998% della velocità della luce. Questa è la tua pista, ma non è una pista vuota. È circondata da migliaia di tonnellate di magneti superconduttori, cavi di rame, sensori di precisione e scudi termici. È una cattedrale sotterranea dedicata a un solo Dio, la velocità. Mentre avanzi nei primi stadi di accelerazione, i tubi si fanno sempre più stretti. Senti la pressione di miliardi di altri protoni attorno a te. Siete raggruppati in pacchetti, come nuvole di tempesta in miniatura. E la tempesta sta per scatenarsi. Ma prima devi essere purificato. Per viaggiare alla velocità che i tuoi creatori esigono, non puoi incontrare alcun ostacolo. Anche una singola molecola d'aria, anche un microscopico granello di polvere, a queste velocità avrebbe l'impatto di un meteorite contro un pianeta. Sarebbe la fine prematura del tuo viaggio. Per questo, l'interno del tubo in cui stai correndo è stato svuotato. Un sistema di pompe titaniche ha risucchiato via ogni traccia di gas, ogni atomo vagante. Il vuoto in cui ti trovi ora è 10 volte più spinto di quello che troveresti sulla superficie della Luna. È un vuoto artificiale, perfetto, innaturale. Un deserto tridimensionale dove non esiste suono, non esiste attrito, non esiste resistenza. Sei isolato dal resto dell'universo. Siete solo tu, i tuoi simili e le forze invisibili che vi stanno guidando verso il baratro. Ma il vuoto non basta. Per controllare la tua furia, la macchina ha bisogno di un guinzaglio infrangibile. E questo guinzaglio è fatto di campi magnetici. Ma per generare campi magnetici così potenti, i cavi di metallo devono perdere ogni resistenza elettrica. Devono diventare superconduttori. Ed è qui
che entra in gioco il freddo. Un freddo che non appartiene a questo mondo. Fiumi di elio liquido scorrono nelle vene della macchina attorno a te, abbassando la temperatura a meno 271,3 gradi Celsius. È appena 1,5 gradi sopra lo zero assoluto. È una temperatura così estrema che persino lo spazio interstellare tra una galassia e l'altra risulta più caldo. In questa prigione di ghiaccio cosmico, i cavi di niobio-titanio si risvegliano, diventano canali perfetti per l'energia pura. E ora la trappola è pronta. Il vero viaggio sta per cominciare. Un'onda elettromagnetica ti colpisce alle spalle. Non è una spinta continua, ma una serie di calci ritmici, calcolati con una precisione che rasenta la follia. Ogni volta che passi attraverso una cavità a radiofrequenza, ricevi una scossa di energia pura. 2 milioni di volt di spinta, ancora e ancora e ancora. Inizi a muoverti sempre più velocemente. I pacchetti di protoni si stringono, si compattano, diventano aghi invisibili che perforano l'oscurità del tubo. Non sei più una particella che fluttua. Sei un raggio di energia cinetica. La forza che ti spinge in avanti è mostruosa, ma c'è un problema. Vuoi andare dritto. È la legge di inerzia, la regola base dell'universo. Ma il tubo in cui ti trovi è curvo. E se andassi dritto, ti schianteresti contro le pareti di metallo, polverizzandoti all'istante. È qui che entrano in azione i giganti addormentati nel ghiaccio. I magneti dipolari. Oltre 1200 colossi di 15 metri l'uno, pesanti tonnellate, disposti lungo l'intero anello di 27 chilometri. Quando il raggio di protoni cerca di fuggire per la tangente, questi magneti generano un campo magnetico 100.000 volte più potente di quello della Terra. È una mano invisibile, titanica, che ti afferra e ti costringe a piegare la tua traiettoria. Ti piega dolcemente, inesorabilmente, costringendoti a seguire la curva del tunnel. È una danza mortale tra la tua voglia di fuggire e la forza che ti tiene prigioniero. E mentre curvi, continui ad accelerare. Fai il giro dell'intero anello sotterraneo. 27 chilometri. Ma non lo fai una volta sola. Lo fai 11.000 volte, in un solo secondo. 11.000 giri al secondo. La tua velocità è ora una cifra che la mente umana fatica a concepire. Stai viaggiando al 99,999999,1% della velocità della luce. Sei a un soffio dal limite assoluto dell'universo. A questa velocità, lo spazio e il tempo attorno a te non obbediscono più alle regole della vita quotidiana. Entri nel regno della relatività di Albert Einstein. Se avessi un orologio con te, le sue lancette ticchetterebbero così lentamente da sembrare quasi ferme rispetto agli scienziati che ti osservano dalla sala di controllo. Il tempo si sta congelando, ma c'è un effetto collaterale ancora più estremo. Man mano che ti avvicini alla barriera invalicabile della luce, l'energia che continui a ricevere non può più trasformarsi in velocità. L'universo non lo permette. E allora quell'energia deve trasformarsi in qualcos'altro. Si trasforma in massa. Diventi più pesante. Molto, molto più pesante. A questa velocità folle, la tua massa è aumentata di 7.000 volte rispetto a quando eri fermo nella bomboletta di idrogeno. Sei un protone obeso, gonfio di energia cinetica. Un treno merci compresso nelle dimensioni di una particella subatomica. E non sei solo. Attorno a te ci sono 100 miliardi di altri protoni esattamente come te, che formano un singolo pacchetto. E nell'anello ci sono quasi 3.000 di questi pacchetti. L'energia immagazzinata in questo raggio invisibile è pari a quella di una portaerei americana in movimento a 30 km all'ora o a un treno ad alta velocità lanciato a tutta forza
Tutta questa energia titanica, capace di distruggere intere strutture di cemento armato, è concentrata in un raggio più sottile di un capello umano. È un'arma di precisione assoluta. Ma non sei l'unico proiettile in questa pistola sotterranea. Mentre tu e il tuo sciame correte in senso orario, in un tubo parallelo, a circa 19 centimetri di distanza, un altro sciame di protoni sta correndo in senso antiorario. Stanno subendo la tua stessa tortura. Stanno accumulando la tua stessa mostruosa energia. Siete due treni invisibili lanciati l'uno contro l'altro alla velocità della luce, bendati nel buio più totale. I computer in superficie stanno calcolando le vostre traiettorie con una precisione che sfiora il divino. Sanno esattamente dove siete, sanno esattamente quanto pesate e sanno esattamente dove vogliono che vi incontriate. I magneti speciali iniziano a stringere il vostro raggio, focalizzandolo, comprimendolo sempre di più. Da un capello umano diventate sottili come un batterio o un globulo rosso, circa 16-60 micrometri. La densità è insopportabile. Il momento è arrivato. I tubi si stanno unendo. I due fasci di luce solida entrano nella zona di collisione. È una caverna sotterranea grande quanto una cattedrale, riempita da una singola, mostruosa macchina fotografica cilindrica, il rivelatore Atlas, o il suo gemello, CMS. Qui, speciali magneti di deflessione, dipoli e quadrupoli di focalizzazione finale, modificano la vostra traiettoria per farvi incrociare. I due sciami di protoni si incrociano. Miliardi di particelle passano attraverso altre miliardi di particelle. La maggior parte non si tocca nemmeno, perché siete così piccoli che lo spazio vuoto tra di voi è immenso. Siete come due sciami di zanzare che si incrociano nel cielo notturno. Ma le probabilità, puramente matematiche, impongono un pedaggio. Su 100 miliardi di protoni, alcune decine sono destinati a colpirsi esattamente frontalmente. E tu sei uno di quelli. Stai puntando dritto verso un altro protone, lanciato in senso opposto. Non c'è via di scampo. L'impatto. Non c'è suono, perché siete nel vuoto assoluto, ma c'è un'esplosione di violenza inaudita. Quando due protoni che viaggiano al 99,9999991% della velocità della luce si scontrano frontalmente, non si rimbalzano addosso come palle da biliardo, si disintegrano, si annientano a vicenda. L'energia cinetica che avevate accumulato, quei 7000 strati di massa fittizia, viene improvvisamente liberata in un volume di spazio incredibilmente minuscolo. Per una frazione infinitesimale di secondo, in quel preciso punto infinitesimale, la temperatura schizza a 5.000 miliardi di gradi. È un calore così estremo che persino i concetti di solido, liquido e gas perdono di significato. Hai appena creato le esatte condizioni che esistevano nell'universo appena 1/1000 di secondo dopo il Big Bang. Hai acceso una scintilla primordiale nel cuore dell'Europa. In questo inferno microscopico, la tua struttura interna collassa. Tu, il protone, non sei una sfera solida. Sei sempre stato un sacchetto contenente 3 particelle ancora più piccole, i quark, tenuti insieme da una colla fortissima chiamata gluoni. Ma a 5.000 miliardi di gradi, quella colla si scioglie. I tuoi quark vengono liberati. Per un istante fugace si forma uno stato della materia rarissimo e primordiale, il plasma di quark e gluoni. È il brodo cosmico originale, il liquido perfetto da cui è nato tutto ciò che vedi attorno a te, dalle stelle, ai pianeti, al tuo stesso corpo. Stiamo guardando il codice sorgente dell'universo, ma questo brodo è instabile. L'universo non tollera l'energia concentrata, vuole espandersi, vuole raffreddarsi,
e lo fa con una ferocia inarrestabile. Dall'energia pura dell'impatto, secondo la famosa equazione di Einstein, è uguale mc al quadrato, l'energia si trasforma in nuova materia. Non i frammenti di te e del tuo avversario, ma particelle completamente nuove. Particelle che non esistono in natura da miliardi di anni. Più l'energia dell'impatto è alta, più queste nuove particelle possono essere pesanti ed esotiche. Si creano muoni, pioni, bosoni da V e Z. Uno sciame caotico e radioso di detriti subatomici esplode in tutte le direzioni, allontanandosi dal punto di collisione a velocità prossime a quella della luce. È un fuoco d'artificio cosmico, ma queste particelle esotiche sono spettri. Vivono per frazioni di miliardesimo di secondo, prima di decadere e trasformarsi in particelle più stabili e comuni. Dobbiamo catturarle prima che svaniscano per sempre. Ed è qui che la macchina fotografica gigante entra in gioco. Il rivelatore attorno a te è un cilindro a strati, come una cipolla tecnologica alta quanto un palazzo di 6 piani. Ogni strato è progettato per catturare un tipo diverso di particella. I tracciatori al silicio registrano la traiettoria esatta dei detriti carichi. I calorimetri elettromagnetici fermano gli elettroni e i fotoni, misurando la loro energia. I calorimetri hadronici assorbono i protoni e i neutroni. E i giganteschi magneti esterni curvano il percorso dei muoni, le uniche particelle capaci di penetrare metri di acciaio solido. 40 milioni di volte al secondo, questa macchina scatta una foto tridimensionale di un'esplosione. È un diluvio di dati talmente vasto che nessun computer al mondo potrebbe salvarli tutti. La macchina deve decidere, in un milionesimo di secondo, se l'esplosione è interessante o se va scartata per sempre. Cosa stiamo cercando in questo caos? Stiamo cercando anomalie. Stiamo cercando l'impronta digitale di particelle che spiegano perché l'universo è fatto così. E nel 2012, proprio in questi detriti, è apparso un fantasma atteso da 50 anni, il bosone di Higgs. Non lo abbiamo visto direttamente, perché svanisce quasi all'istante, ma abbiamo visto i suoi resti. Abbiamo visto le particelle in cui si disintegra. La sua scoperta ha provato l'esistenza di un campo di energia invisibile che permea l'intero universo. Un campo di melassa cosmica. Senza questo campo, le particelle non avrebbero massa, non si aggregherebbero, non ci sarebbero atomi, non ci sarebbero stelle, non ci saresti tu. Scoprire il bosone di Higgs è stato come trovare la chiave di volta che tiene in piedi l'intera architettura della realtà. Ma era solo l'inizio, perché il modello standard della fisica, il nostro libro delle regole dell'universo, è dolorosamente incompleto. Spiega solo la materia ordinaria, quella che forma le galassie, la Terra e il tuo corpo. Ma quella materia è solo il 5% dell'universo. Il resto è un mistero oscuro. C'è una materia invisibile, la materia oscura, che tiene insieme le galassie con la sua gravità, ma non emette né riflette luce. E c'è un'energia oscura che sta strappando via l'universo, espandendolo sempre più velocemente. L'acceleratore sotterraneo sta cercando di creare queste particelle oscure in laboratorio. Se, in una collisione, vediamo molta energia entrare, ma meno energia uscire, significa che qualcosa è fuggito senza essere visto dai sensori. Un ladro invisibile. Quel ladro potrebbe essere la particella di materia oscura che stiamo cercando disperatamente. Per trovare questo ladro invisibile, o per scoprire nuove dimensioni nascoste o mini buchi neri, i fisici devono setacciare un oceano di informazioni. Il grande collisore di hadroni produce decine di petabyte di dati ogni anno. È come se ogni singola persona sulla Terra scrivesse un libro intero. E noi
dovessimo cercare una singola parola sbagliata in una singola pagina di un singolo libro. Per farcela, i dati vengono distribuiti su una griglia globale di centinaia di migliaia di computer sparsi in decine di nazioni. È una mente alveare elettronica, dedicata a decifrare il codice del creato. Migliaia di scienziati, di culture e lingue diverse, lavorano insieme, uniti da un unico, potente desiderio: capire. Capire da dove veniamo, di cosa siamo fatti veramente e quali regole governano il vuoto in cui galleggiamo. E così il ciclo continua. I pacchetti di protoni vengono iniettati, accelerati, compressi e distrutti. Giorno e notte, sotto i prati tranquilli della Svizzera, ricreiamo l'inizio del tempo. Non lo facciamo per costruire armi, non lo facciamo per profitto. Lo facciamo perché siamo l'unica specie conosciuta nell'universo capace di guardare il cielo stellato e chiedersi il perché. Abbiamo costruito uno strumento titanico, freddo come la morte e caldo come la creazione, solo per soddisfare la nostra fame di conoscenza. Ogni collisione è un microscopico passo verso la verità assoluta. Una verità che si nasconde nelle pieghe più intime dello spazio-tempo, invisibile ai nostri occhi, ma accessibile alla nostra mente. Il protone è stato distrutto, ma la sua morte ha illuminato l'oscurità. La maggior parte degli atomi del tuo corpo, quelli più pesanti dell'idrogeno, è stata forgiata nelle stelle, mentre l'idrogeno risale al Big Bang. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra infinite combinazioni del caos. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era la scintilla primordiale che ha acceso il mondo.